Ben ritrovati a Dipinti a Voce, la rubrica video per conoscere più da vicino le opere della collezione della Casa Museo Pietro Ghizzardi. Qui nella Casa Museo, che ha sede a Boretto in provincia di Reggio Emilia, è custodita infatti la maggiore collezione delle opere dell'artista irregolare Pietro Ghizzardi, considerato uno dei più importanti esponenti dell'outsider art a livello italiano ed europeo, e anche il suo archivio storico. Con questa rubrica vogliamo farvi conoscere vari aspetti della sua produzione, anche quelli un po' meno noti. E proprio per questa ragione oggi parliamo di alcuni suoi ritratti di animali, che sono un segmento estremamente singolare ed interessante della sua produzione. Pietro Ghizzardi ama naturalmente moltissimo la natura e il mondo animale, nel quale in qualche modo si riconosce, verso il quale avverte una sorta di fratellanza intima e profonda. Naturalmente Pietro Ghizzardi è un contadino che per tutta la vita ha lavorato come bracciante, a stretto contatto anche con gli animali, e proprio per questo individua una sorta di legame profondo con essi, come peraltro la sua autobiografia, mi ricordo ancora, testimonia ampiamente. Gli animali sono spesso presenti nei dipinti di Pietro Ghizzardi, quasi sempre hanno la funzione di ingentilire i soggetti e nobilitarli. Abbiamo visto grandi formati con animali, ma Pietro Ghizzardi anche nella pittura muraria, penso per esempio a Casa Falugi o anche all'affresco del Mosè presente qui alla Casa Museo, inserisce sempre sia uccelli ma anche gatti o per esempio talvolta anche fiere, però molto mansuete, e i suoi animali sono antropomorfi sia nel trattamento della figura che nella loro fisionomia, nello sguardo, nel modo in cui viene delineato il loro muso. Ora passeremo in rassegna alcune rappresentazioni di piccolo formato che danno testimonianza non solo della volontà di Pietro Ghizzardi di spaziare nella rappresentazione all'interno del mondo animale, ma anche di tecniche diverse. Il primo esemplare che vediamo è questa scimmia, quella che lui chiama uno scimpanzé, che è un disegno a matita realizzato negli anni 70. Naturalmente postuliamo che Pietro Ghizzardi abbia familiarizzato con la figura dello scimpanzé, un animale esotico appunto per definizione, probabilmente attraverso, non per conoscenza diretta, ma attraverso la lettura di riviste naturalistiche o attraverso la televisione, che comunque lui amava guardare, lo riporta anche in varie sue testimonianze che abbiamo raccolto di tipo orale. Il trattamento di questo scimpanzé è molto interessante perché è una sorta di studio che sappiamo non essere dal vero, ma che comunque sicuramente si basa nella maniera in cui è delineata la posizione dell'animale, le sue zampe, ma anche appunto questa sorta di criniera che lo circonda, su probabilmente un'immagine che lui ha in qualche modo potuto studiare e riprodurre. E appunto dicevamo che gli animali di Ghizzardi sono antropomorfi e forse questa scimmia è uno dei momenti più alti dell'antropomorfizzazione che Ghizzardi mette in atto quando ritrae appunto soggetti del mondo animale, perché appunto il suo sguardo, questa sorta di sorriso che viene disegnato proprio come tale, ci mettono davanti a un ritratto che non differisce troppo da quello di un soggetto umano. Oltre a questo scimpanzé, che è un soggetto realizzato negli anni 70 su cartone, vorrei mostrarvi un'altra scena animale di qualche anno successiva. Parlo appunto di questo uccellino che, come ho detto prima, è un amico in qualche modo per Ghizzardi, è una puntuazione di gentilezza
e di delicatezza che troviamo in tante sue composizioni, sia di ampio formato che di formato più ridotto. Questo uccellino è un dipinto eseguito su tela, uno dei non molti che Guizzardi ha realizzato, e risale agli anni '80, quindi è di circa una decina d'anni dopo rispetto alla scimmia che abbiamo visto prima. Nel trattamento di questo soggetto si evince un'attenzione nella riproduzione di questo piccolo animale che in qualche modo denota una sorta di affetto profondo per queste forme di vita, per queste specie. L'uccellino, quindi, abbiamo detto, simbolo per Guizzardi di in qualche modo di bontà e nobiltà, ma sicuramente nel suo cuore al secondo posto dopo il soggetto che ora vado a mostrarvi per concludere questa carrellata nel mondo animale. Questo soggetto è il suo cagnolino, è un animale domestico, uno dei tanti che Guizzardi ha avuto. Questo cagnolino è Fido, è uno dei cani più amati da Guizzardi insieme a Lilla, cagnetta che fu investita a fine anni 70 e alla quale Guizzardi dedicò anche un'elegia pubblicata da Vanni Scheiviller nel 1980 dal titolo A Lilla, quattro pietre immortalate, in cui a partire da questo evento per lui in qualche modo traumatico della perdita di questo animale travolto da una macchina e che quindi dava adito a una forte polemica contro la civiltà delle macchine che si andava affermando in quegli anni spazzando via il mondo contadino, e appunto la morte di Lilla da là per una sorta di racconto elegiaco in cui attraverso il ricordo di altri 4 amici morti recentemente Pietro Guizzardi evoca in qualche modo un mondo perduto. Tornando invece a Fido, vediamo qui questo soggetto ritratto in una delle pochissime rappresentazioni domestiche che Guizzardi fa. Lo vediamo seduto su una sorta di tappetino che verosimilmente era quello sul quale l'animale dormiva, e si evince con quanto amore in qualche modo Guizzardi abbia eseguito una sorta di ritratto dal vero, in questo caso lo possiamo dire, a differenza che per lo scimpanzé, perché appunto Fido viveva assieme a Guizzardi, e anche in questo caso la tavolozza è ibridissima, perché oltre ai pastelli a cera e ai colori tradizionali di Guizzardi, con i quali naturalmente spesso Guizzardi in qualche modo incorniciava il dipinto, il trattamento del pelo di Fido è eseguito con un pennarello a punta sottile. Concludiamo qui questa panoramica sul mondo animale che sicuramente ci ha permesso di capire quanto per Guizzardi, al di là del mero dato estetico, fosse urgente e comunque importante non solo nella sua vita artistica ma nella sua esistenza tout court. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo episodio di Dipinti a Voce.